Benvenuti amici di Red Black Insights. Oggi parliamo di una data che resterà incisa nella storia del nostro calcio. Il 19 dicembre 2025. Quello che stiamo vivendo, infatti, non è una semplice manutenzione delle regole esistenti, ma un vero e proprio cambio di paradigma. Siamo di fronte ad una rivoluzione silenziosa che segna la fine di un'era. L'autonomia gestionale assoluta cede il passo a una nuova realtà che è fondata su regole ferree imposte dallo Stato. Qualcosa che l'informazione tradizionale ancora non ha affrontato in maniera adeguata e quindi spero con questo video di chiarirvi tutto. Questa riforma non è un intervento isolato, ma un sistema interconnesso che poggia su tre grandi pilastri fondamentali. Il primo è il controllo, che passa dall'essere una questione interna alla federazione a una supervisione statale. Il secondo pilastro è la sostenibilità. Dimenticate la semplice liquidità, ora il dogma è il pareggio di bilancio e il patrimonio netto. Infine l'integrità, con barriere all'ingresso altissime per chi vuole acquistare un club. Vediamoli uno per uno. Partiamo dal primo pilastro, la fine dell'autarchia federale. Per anni abbiamo vissuto in un sistema in cui controllore e controllato erano legati a doppio filo. La vecchia Covisoc era un organo interno alla FIGC e questo creava un conflitto di interessi latente. I club, che eleggono i vertici federali, erano controllati da un organo nominato dalla federazione stessa. Questo cortocircuito ha spesso generato zone d'ombra e ritardi negli interventi durante le crisi. Ora tutto questo viene cancellato. Al suo posto nasce la Commissione Indipendente. Non è solo un cambio di nome, è una rivoluzione di sostanza. Parliamo infatti di un'autorità amministrativa istituita per legge dallo Stato, non un organo della FIGC. I suoi poteri sono inediti. I pareri su ammissione ed esclusione dei campionati diventano obbligatori. Questo significa che la federazione avrà margini di manovra ridottissimi per salvare i club in crisi, per ragioni di opportunità politica o di blasone. Se mettiamo a confronto i due sistemi, la differenza è chiaramente abissale. La fonte del potere non sono più le norme interne, cioè le NOIF, ma la legge dello Stato. E soprattutto cambia il focus del controllo. Cioè, cosa vuol dire questo? Non si guarda più solo alla regolarità formale delle carte, ma all'equilibrio economico-finanziario sostanziale. I membri della Commissione non hanno legami con la governance del calcio, garantendo quindi l'assenza di conflitti di interesse. Ma per capire quanto sarà severo questo nuovo corso, basta guardare al recente precedente del Campobasso Calcio. Pensate, un ritardo di soli 4 giorni nel pagamento di rate fiscali è costato 2 punti di penalizzazione. Il tribunale è stato chiarissimo. Non esiste il ritardo lieve e non conta la buona fede. Nelle scadenze federali la tolleranza è zero. Ebbene, con le nuove norme che monitorano le rateizzazioni, ogni minima dimenticanza farà scattare sanzioni automatiche. Passiamo ora al cuore economico della riforma, la sostenibilità. Per i club di Serie A cambia tutto. L'attenzione si sposta dalla capacità di cassa a breve termine alla sostenibilità strutturale. La nuova regola impone il pareggio di bilancio, calcolato come somma dei risultati degli ultimi 3 esercizi. E attenzione alla norma antifurbetti. I debiti stralciati in tribunale non contano come ricavi. La sostenibilità si costruisce quindi con ricavi reali, non cancellando i debiti del passato. Ma c'è un dettaglio tecnico che farà la differenza tra chi può competere e chi no. La regola base prevede un deficit massimo di soli 5 milioni di euro nel triennio, una cifra ovviamente bassissima. Tuttavia esiste una clausola di estensione. Cosa vuol dire questo? Il deficit può arrivare fino a 60 milioni, ma ha una condizione imprescindibile. L'eccedenza deve essere interamente coperta da patrimonio netto. Qui sta il vero discrimine. Equity is king. Cioè si creano 2 modelli contrapposti. Da un lato i club finanziati con debito che non possono usare quelle risorse per coprire le perdite e quindi restano bloccati al limite dei 5 milioni. Dall'altro lato i club finanziati con equity, cioè con iniezioni di capitale proprio dalle proprietà. Ebbene, quest'ultimi possono sbloccare chiaramente la capacità di investimento fino a 60 milioni, creando un gap competitivo enorme sul mercato.
Fortunatamente la riforma distingue anche tra debito, tra virgolette, cattivo e debito buono. Vengono incentivati gli investimenti virtuosi. Le spese per stadi, i centri di allenamento, calcio femminile e settore giovanile sono tutti deducibili dal calcolo del pareggio di bilancio. C'è poi un assist clamoroso per i talenti italiani. I costi dei giocatori under 23 eleggibili per la nazionale sono esclusi dal calcolo del costo del lavoro, un motore incredibile per i progetti delle seconde squadre. Arriviamo infine al terzo pilastro, l'integrità della proprietà. Chi può possedere un club oggi? Con l'articolo 20 bis nasce la COS, cioè la Commissione Operazioni Societarie. Composta da magistrati e professori di altissimo profilo, questa commissione ha poteri istruttori veri. Infatti, fornire dati falsi o incompleti può portare all'esclusione dal campionato. Le barriere all'ingresso si alzano notevolmente. Primo, onorabilità estesa. I controlli risalgono la catena di controllo fino al beneficiario effettivo finale. Questo vuol dire niente più scatole cinesi anonime. Secondo, e questa è la vera rivoluzione, la solidità finanziaria certificata. Chi compra un club di calcio in Serie A deve presentare un rating bancario non inferiore a B+. È un muro invalicabile questo per speculatori e cordate improvvisate, che garantisce che solo investitori solidi e riconosciuti a livello internazionale possano entrare nel calcio italiano. Tutto questo ci porta verso un calcio a due velocità. Il campionato in pratica si spaccherà in due. Nella corsia lenta troviamo i club indebitati, costretti nella gabbia del deficit da 5 milioni e obbligati a vendere i migliori giocatori per sopravvivere. Nella corsia di sorpasso invece troviamo i club con proprietà forti e patrimonializzate, che potranno quindi investire per costruire un vantaggio competitivo duraturo. Analizzando le norme sembra quasi che siano state scritte ricalcolando il modello gestionale del Milan di questi ultimi anni. Controllo dei costi, niente debiti finanziari pesanti, valorizzazione dei giovani tramite la seconda squadra e progetto per lo stadio di proprietà. Questo diventa l'identikit del club virtuoso che il sistema vuole premiare. In conclusione, la rivoluzione è appena iniziata. La fine dell'impunità politica, la centralità del capitale proprio e controlli statali asettici sono ormai realtà. Mentre molti dovranno smantellare per rientrare nei parametri, chi ha lavorato sulla sostenibilità potrà finalmente raccogliere i frutti. Per una volta sembra che il vento soffi nella direzione giusta.